Ciao ragazzi, bentornati per un nuovo appuntamento sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Quest'oggi parleremo ancora di Dragon Ball, che ho visto è un tema che vi piace e vi appassiona molto, e analizzeremo la riproduzione di uno dei protagonisti principali che abbiamo iniziato a conoscere in Dragon Ball Z. Sto parlando di Vegeta, l'orgoglioso principe dei Saiyan che porta anche il nome del suo pianeta d'origine. Come sappiamo, questo personaggio è sempre stato uno scalino sotto rispetto a Goku. Soltanto in occasione del primo scontro avvenuto sulla Terra tra i due Saiyan, Vegeta si era dimostrato un po' più forte, ma da quel momento in poi il principe dei Saiyan non è più riuscito a raggiungere il livello di Kakarot. Pensiamo ad esempio alla saga di Majin Buu, quando Goku è riuscito a trasformarsi in Super Saiyan di terzo livello, mentre Vegeta è dovuto ricorrere alla magia del mago Babidi per aumentare il proprio livello di potenza. Il divario tra i due Saiyan si è però colmato in Dragon Ball Super. I due personaggi hanno infatti raggiunto gli stessi livelli fino ad arrivare a una netta separazione tra gli ultimi due power up che hanno raggiunto. Se da un lato Goku ha infatti sbloccato l'Ultra Istinto, Vegeta è riuscito a ottenere l'Ultra Ego. Comunque l'action figure che analizzeremo oggi proviene proprio da Dragon Ball Super e rappresenta Vegeta trasformato in Super Saiyan God. Diamo subito una rapida occhiata alla box che analizzeremo poi nel dettaglio tra pochissimo. Ed eccola qui, si tratta di una Ichiban Show Figure Master Lease Back to the Film, tratta dal film Dragon Ball Super Broly. Ve l'avevo comunque già mostrata nel mio video haul degli acquisti del mese di marzo e se non l'avete ancora visto ma volete recuperarlo, vi lascio poi qui sotto nell'info box il link diretto. Un'ultima piccola curiosità: la trasformazione in Super Saiyan God è stata raggiunta da Vegeta soltanto nel manga durante la saga di Black Goku e appunto nel film Dragon Ball Super Broly, ma invece nell'anime Vegeta non ci è ancora mai stato mostrato in questa versione. Direi a questo punto, senza ulteriori indugi, di andare subito a fare l'unboxing e ci ritroviamo poi al termine del video, come sempre, per i saluti finali. A tra poco! Questo è il fronte della box che abbiamo già visto poco fa, dove troviamo in alto il logo Ichiban Show Figure, il bollino con il prezzo 45,98 €, acquistato da GameStop. In basso troviamo il logo Toei Animation, il nome della linea Master Lease Back to the Film e sulla destra i loghi di Bandai Namco e Bandai Spirits. Questo è il retro dove possiamo vedere il personaggio visto nella sua interezza. Questo è il lato sinistro dove troviamo un primo piano di Vegeta e questo è il lato destro. Questo è invece il lato superiore e infine il fondo della scatola che, come da tradizione delle Ichiban Show Figure, è completamente bianco. Procediamo con l'unboxing. L'action figure sarà ben protetta da questo imballo in cartone. Come possiamo notare, l'action figure sarà divisa soltanto in due pezzi, il corpo come blocco unico e una basetta espositiva. Oltre al cellophane protettivo è stato usato del pluriball per ricoprire le parti considerate più delicate, cioè una delle due braccia e la testa. Questo è l'aspetto che avrà il nostro principe dei Saiyan una volta assemblato, e mi accorgo subito di una cosa che non mi piace per niente, ovvero un difetto nella colorazione della punta dei capelli. Come possiamo vedere qui, il colore appare scrostato. Purtroppo dovrò tenere conto di questo difetto nelle mie valutazioni finali. Guardiamo però adesso l'action figure a 360 gradi. La posa in cui Vegeta è stato riprodotto è molto evocativa mentre sta per lanciare un attacco energetico ed è tratta proprio da una scena del film. Noto con rammarico, guardandolo da questa angolazione, che l'area dove il colore è scrostato è più estesa di quanto pensassi all'inizio. Purtroppo, da precisino quale sono, non riuscirò a tenere l'action figure in questo modo, quindi mi vedrò costretto ad acquistare una tempera acrilica per ridipingere le parti in cui il colore è venuto via, sperando di trovare la giusta sfumatura.
E questo è l'ultimo lato. Adesso però analizziamolo più da vicino per poterne vedere meglio i dettagli. Il volto è stato ben rappresentato con un'espressione agguerrita che è tipica di Vegeta. Purtroppo da questa inquadratura si può notare meglio anche il difetto nella colorazione dei capelli. Anche per quanto riguarda il corpo e la tuta da combattimento, se da un lato lo sculpt è stato realizzato molto bene, possiamo vedere il dettaglio dei muscoli in rilievo, dall'altro però la colorazione risulta un po' piatta, senza particolari effetti di chiaroscuro, che danno solitamente un effetto più tridimensionale. Questa basetta trasparente svolge la sua funzione primaria di tenere in piedi l'action figure, tuttavia la trovo un po' ingombrante e soprattutto non mi fa impazzire il fatto che copra buona parte del piede. Scopriamo adesso quanto misura questa riproduzione. Possiamo notare che è alta circa 26 cm. Adesso però, come sempre, per darvi un'idea più chiara delle sue reali dimensioni, la vediamo comparata con altre action figures già recensite in precedenza. Iniziando con la Ichiban Show Figure Master Lease Strong Chains di Muten Roshi, possiamo notare che i due personaggi sono stati riprodotti in scale differenti. Procediamo con la Maximatic di Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Anche in questo caso la scala utilizzata per riprodurre i due personaggi non è la medesima. Pur tenendo conto del fatto che Goku è piegato sulle gambe per lanciare l'onda energetica, appare comunque troppo piccolo rispetto a Vegeta. È il turno della Solid Edge Works di Trunks, padre e figlio l'uno di fianco all'altro. Possiamo notare che la scala utilizzata per riprodurli non è la stessa. Trunks dovrebbe infatti apparire più alto rispetto al padre. Confrontandola con la Glitter and Glamours di Videl, ci troviamo di fronte alla situazione opposta. In questo caso, infatti, il personaggio di Videl dovrebbe essere più basso rispetto a Vegeta. Da questa comparazione notiamo invece che risulta molto più alto. Questo perché, come sappiamo, la linea Glitter and Glamours enfatizza moltissimo l'altezza delle sue protagoniste. Il penultimo confronto è con la Ichiban Show Figure Back to the Film di Golden Freezer. Stavolta si tratta perciò della stessa linea, eppure appare evidente che Vegeta sia sovradimensionato rispetto all'alieno dorato. Questo ci dimostra che a volte, anche tra action figures appartenenti alla stessa linea, non viene rispettata una coerenza di scala. Concludiamo con un'altra Ichiban Show Figure Back to the Film, questa volta di Broly. In questo caso mi sembra che la scala utilizzata per riprodurre i due personaggi sia abbastanza verosimile. È arrivato il momento di dare un po' di voti. Iniziando come sempre valutando l'espressività, il mio voto è 7. Per la colorazione il mio voto è purtroppo un'insufficienza, 5. Per la basetta il mio voto è 6. È funzionale perché dà stabilità al personaggio ed è trasparente, tuttavia va a coprire parte del piede. Per la posa il mio voto è 8, mi è piaciuta, è dinamica e trovo che la scena sia stata ben rappresentata. Parlando di rapporto qualità-prezzo, questa statua merita almeno 7. Se tralasciamo infatti la colorazione che non mi ha convinto, per dimensione e somiglianza al personaggio siamo davanti ad un buon prodotto che merita il prezzo a cui l'ho acquistato, ovvero euro 45,98. La media farebbe quindi 6,6 che arrotondiamo per difetto a 6,5. Una valutazione sufficiente, anche se avrebbe potuto sicuramente ottenere un punteggio migliore se non fosse stato per quel difetto di colorazione. Adesso un breve fuori onda per provare a ridipingere insieme a voi la parte di capelli dove il colore è scrostato. Dunque, mi sono procurato un pennello con la punta molto fina, come potete vedere, una boccettina di vernice acrilica che, come potete vedere, la casa produttrice chiama Dark Red, quindi rosso scuro, ed era la sfumatura di colore più simile ai capelli di Vegeta che ho trovato. Inoltre mi sono procurato anche il bianco, perché secondo me dovrò andare leggermente a schiarire la sfumatura di rosso. Procedo a colorare. Ecco, forse ho schiarito un po' troppo il rosso, ma chiaramente devo procedere per tentativi non conoscendo l'esatto pantone. Sì, direi che così risulta molto più simile al colore originale. Facciamo lo stesso anche nell'altro punto dove il colore è scrostato. Infine, una volta che la vernice si sarà asciugata completamente, applicherò quest'ulteriore prodotto che serve apposta per proteggere la colorazione appena stesa. Bene, il momento Art Attack si è concluso, spero che anche questa parte del video vi sia piaciuta e adesso passiamo ai saluti finali.
E ben ritornati! Se vi è piaciuto questo nuovo unboxing vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se già non mi seguite, vi invito a iniziare a farlo sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome, Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo infine di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere se siete del team Goku o del team Vegeta. Ho concluso, perciò vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!